Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme i sottobicchieri a forma di girasole. Qui utilizzeremo per la parte marrone la tecnica che abbiamo appreso nei primi passi precedenti riguardante appunto la chiusura invisibile e questo stesso schema si può utilizzare benissimo non solo per i sottobicchieri ma anche per sottopiatti, facendo appunto la parte marrone facendo dei giri in più e mantenendo comunque la parte gialla così per com'è, e si possono realizzare anche delle presine che si possono fare tranquillamente con questa stessa misura. Poi vi farò vedere solamente come inserire il cappietto della presina. Prima di presentarvi i materiali e metterci subito al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Per realizzare i nostri sottobicchieri avremo bisogno di un cotone giallo numero 5, cotone marrone sempre numero 5, lavoreremo il tutto con uncinetto numero 2 e avremo bisogno un paio di forbici. Prendiamo il cotone marrone e facciamo un cerchio magico, tiriamo il filo all'interno del cerchio e facciamo 2 catenelle che in questo caso ci sostituiscono la prima maglia alta. Poi sempre nel cerchio lavoriamo altre 13 maglie alte, quindi in tutto devono essere 14. Fatte le nostre 14 maglie alte, tiriamo e stringiamo la solina, quindi il cerchio, e contiamo 1 e 2 le catenelle iniziali ed entriamo prendendo tutte e due le asoline della seconda catenella e chiudiamo con maglia bassissima. Da qui ci rialziamo con 2 catenelle ed entriamo nello stesso punto facendo 2 maglie alte e continuiamo a fare 2 maglie alte per ogni punto sottostante, quindi alla fine dovremmo ritrovarci con 28 maglie alte in tutto. Arrivati a lavorare la 24esima maglia, facciamo nell'ultima solina che abbiamo a disposizione 25 e 26, dopodiché rientriamo dove abbiamo appunto generato le 2 catenelle e questa è la 27esima e la 28esima sono appunto le 2 catenelle e chiudiamo proprio nella solina delle 2 catenelle. Quindi abbiamo fatto il secondo giro, ci rialziamo sempre con 2 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Nel punto seguente faremo 2 maglie alte nello stesso punto e continueremo a fare una maglia alta più un aumento nel punto successivo fino ad arrivare alla fine che, come avete ben capito, faremo l'ultimo aumento calcolando le 2 catenelle iniziali. Quindi continuiamo con una maglia alta e un aumento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine facciamo l'ultima maglia alta e poi rifacciamo una maglia alta nello stesso punto dove abbiamo generato le 2 catenelle iniziali e facciamo l'ultimo aumento, sempre chiudendo
nella solina della seconda catenella e come vedete già abbiamo fatto il terzo giro. Ora ci rialziamo sempre con le 2 catenelle, entriamo sempre nello stesso punto e eseguiamo una maglia alta. Nel punto seguente facciamo un'altra maglia alta e nel successivo facciamo l'aumento. Quindi ci stiamo comunque rialzando, siamo partiti da 14, nel secondo giro 28 maglie alte, nel terzo giro 42. Ora dobbiamo fare 2 maglie alte più un aumento, quindi abbiamo fatto 1, 2 e aumento, 1, 2 e nella terza maglia facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui alla fine facciamo sempre l'ultima maglia sempre nel punto delle 2 catenelle e chiudiamo sempre nella seconda asolina della catenella con maglia bassissima e ci ritroveremo con 56 maglie alte. Ora faremo l'ultimo giro, quindi 2 catenelle, facciamo sempre la prima maglia alta in corrispondenza proprio del primissimo punto e poi faremo 3 maglie alte, quindi la prima che abbiamo fatto 2 3 più un aumento, 2 punti nello stesso punto. Quindi faremo questa sequenza fino alla fine e ci dobbiamo ritrovare alla fine con 70 maglie alte. Arrivati qui agli ultimi punti facciamo gli ultimi 3 punti alti e poi facciamo l'ultimo punto alto precisamente nella solina dove abbiamo generato appunto le 2 catenelle e chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato il centro del nostro girasole, quindi nel nostro sottobicchiere. Voi come vedete comunque la chiusura si nota pochissimo, quindi è un lavoro compatto nella lavorazione. Voi se poi volete fare una misura più piccola o una misura più grande potete diminuire i giri, quindi di maglie alte, oppure aumentarli. L'importante è che per fare questa decorazione gialla dobbiamo avere un multiplo di 5, in questo caso io ho 70 punti, quindi mi va benissimo. Però facciamo un esempio: nel giro precedente c'erano 56 punti, in questo caso ne bastavano 55, quindi magari eliminate un punto di una diminuzione. Facciamo un esempio: quanto magari avete 55 che è multiplo di 5 e potete inserire la lavorazione dei petali tranquillamente così tutta omogenea. Nello stesso tempo volete fare il sottopiatto, in base dove arrivate guardate comunque il numero delle maglie e cercate di aumentare, quasi è meglio aumentare al posto di diminuire, aumentare qualche maglia per poter avere un multiplo di 5, così che vi ritroverete poi la lavorazione gialla perfettamente corretta. Quindi fatto questo ora possiamo tagliare il filo perché dobbiamo inserire appunto il giallo. Allora prendiamo le forbici, tagliamo il filo di lavorazione, facciamo propriamente solo per non sfilarsi una catenella
che poi la lavoriamo, quindi neanche si vedrà, e tiriamo ben bene e così possiamo inserire il giallo. Prendiamo il cotone giallo e due punti prima, questa è la chiusura, quindi io in questo caso vado 2 punti prima, entriamo l'uncinetto nelle due asoline e ci tiriamo il cotone giallo facendo una catenella. Nello stesso punto rientriamo e facciamo una maglia bassa. Quindi è così l'inizio. Dopodiché, portandoci per un pezzettino il filo giallo, così che poi ci viene facile solo a tagliarlo, lavoriamo maglia su maglia delle maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Qui arriviamo al punto dove abbiamo chiuso, ci lavoriamo tranquillamente di sopra, sistemiamo un pochino il filo di lavorazione così che non si vedrà nemmeno, perfetto, la fine del lavoro marrone, e continuiamo a lavorare maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia sottostante. In questo caso ci siamo portati dietro il filo marrone e il filo giallo, così che poi è quanto li tagliamo. Ora li leviamo e continuiamo senza fare né aumenti né diminuzioni a lavorare un giro completo di maglie basse per tutto il contorno. Arrivati agli ultimi punti bassi, facciamo gli ultimi 2 punti bassi e ci chiudiamo con maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa che abbiamo fatto. Ora ci rialziamo con 3 catenelle e nello stesso punto ne facciamo altre 2, quindi 1 e 2, quindi 3 maglie alte, perché le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, 3 catenelle nello stesso punto, 2 catenelle, e nel punto successivo facciamo altre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, nella quarta catenella entriamo e facciamo 3 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle e nel punto seguente 3 maglie alte. Continuiamo, prendiamo il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, nella quarta entriamo e facciamo sempre la stessa cosa, lo stesso archetto, 3 maglie alte, 2 catenelle e nel punto seguente 3 maglie alte, e continuiamo così fino alla fine del giro. Fatto l'ultimo archetto, come vedete ce ne sono avanzati 3 maglie di base, quindi siamo perfettamente, abbiamo fatto tutto perfettamente. Chiudiamo nella prima maglia, quindi nella terza catenella della prima maglia che abbiamo fatto, e il primo giro del giallo è fatto. Ora da qui prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel primo archetto
con una maglia alta e facciamo in tutto 4 maglie alte, quindi 3 e 4, una catenella. Ora entriamo nelle 2 asoline che troviamo proprio alla fine dell'ultima maglia alta che comunque abbiamo fatto. Tiriamo il filo e lo tiriamo all'interno con maglia bassissima, quindi abbiamo fatto un pieppiolino. Prendiamo il filo sull'uncinetto e dall'altra parte facciamo sempre 4 maglie alte, quindi nell'archetto lavoreremo 4 maglie alte, una catenella chiusa poi con maglia bassissima e 4 maglie alte. Andiamo al centro dei 2 archetti, nella parte centrale prendiamo il filo e lo tiriamo direttamente nella solina con maglia bassissima. Abbiamo formato il primo petalo. Facciamone un altro. Prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel primo archetto facendo 1, 2, 3 e 4 maglie alte all'interno dell'archetto, una catenella. Prendiamo le asoline, queste, quindi tutte e 2, tiriamo il filo all'interno e lo tiriamo all'interno della solina che avevamo, della catenella. Entriamo nuovamente nell'archetto e facciamo altre 4 maglie alte. Ci chiudiamo direttamente fra i 2 archetti entrando proprio con l'uncinetto, tirando il filo e facendolo passare con maglia bassissima. E questo è quello che dovremo fare in tutti gli archetti che abbiamo a disposizione: 4 maglie alte, una catenella facendo poi un pieppiolino e 4 maglie alte all'interno dell'archetto, il tutto chiuso con maglia bassissima fra i 2 archetti. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati all'ultimo petalo, ora lo facciamo insieme, facciamo le nostre 4 maglie alte, una catenella, prendiamo le 2 asoline e ci tiriamo il filo e 4 maglie alte, tre e 4 e chiudiamo nello stesso punto dove abbiamo iniziato, quindi lo stesso punto dell'inizio. Chiudiamo. In questo caso io preferisco far passare il filo in tutta la lavorazione per assicurarmi una tenuta maggiore alla chiusura e tirare. E il nostro sottobicchiere è pronto. Come vedete è semplice e veloce da fare. Io avevo pensato di fare un regalino, ma questi me li tengo, sicuramente ne lavorerò altri 6 per fare un regalo o per Pasqua o per la festa della mamma o per un compleanno, per qualsiasi evenienza. Comunque sono dei regali graditi per chi come me ad esempio ama i girasoli. Ora tagliamo il filo, quindi possiamo tagliare anche i fili di lavorazione. Questi, se voi vi ricordate, sono quelli che ci siamo lavorati per un pezzettino, quindi possiamo tagliarli tranquillamente senza appuntarli.
anche perché voi sapete che sottopiatti e sottobicchieri sono lavabili, quindi faremo in modo che non si scuciano al primo lavaggio, quindi devono essere magari appuntati un pochino meglio. Facciamo passare il filo che abbiamo chiuso fra le maglie. In questo caso io lo sto facendo direttamente con l'uncinetto. E poi lo possiamo tagliare. E il sottopiatto è completo, sottobicchiere, scusatemi. Allora, gli altri sono qua, io ne ho fatti 6, questo è col bicchiere e penso che sono veramente belli. A parte il fatto che sono come colori, giustamente il girasole sono appariscenti, però arricchiscono la tavola, ve lo assicuro. Quindi è un progetto che secondo me vi invito a provare, anche facendoli a sottopiatto, anche facendoli a sottotazzina. Comunque sia, qua sopra potete anche mettere la tazzina con il piattino, quindi la tazzina da caffè, ed è veramente bello, la tazza del latte, quindi si usa per varie cose. Vi avevo anticipato all'inizio, vi facevo vedere un pochino la presina. Questa noi l'abbiamo completato. Arrivata alla fine, voi che fate? Prendete e vi rialzate con 15-20 catenelle, poi in base al filato che utilizzate vi rendete un po' conto del cappietto che andate a formare. Questo lo potete fare sia alla fine e poi agganciate con maglia bassissima, oppure all'interno della lavorazione, tipo chiudendo un petalo con maglia bassissima, vi rialzate con le catenelle a cappietto, rientrate con maglia bassissima e iniziate la lavorazione delle maglie alte. Così è ancora più sigillata la catenella e così formate la presina. Quindi vi potete fare un coordinato da cucina. E non solo, si può utilizzare lo stesso schema anche di questa grandezza o anche più grande per centrino, quindi anche per adornare la cucina con dei centri, presina e il tutto coordinato. Quindi diciamo che può essere utilizzato in molteplici modi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.